Buongiorno a tutti e benvenuti in questa seconda parte del video sui Paesi Bassi. Termina qui il nostro soggiorno in questo meraviglioso campeggio alle porte di Amsterdam e in questa seconda parte del video vedremo dei paesini un po' meno conosciuti dell'Olanda, tra cui Kinderdijk, Gouda, Alkmaar, ma anche il meraviglioso parco dei tulipani Keukenhof. Rimanete con noi e in descrizione trovate il link per il primo video di questo meraviglioso viaggio. Ciao! Arrivati a Keukenhof, marea di gente. Abbiamo il biglietto prenotato per le 10, sono esattamente le 10, speriamo che ci facciano entrare. Senza storie. Dove andiamo? Siamo all'interno di Keukenhof, il parco più famoso di tulipani. E giusto per farvi capire, questo qua è l'ingresso. Il nome Keukenhof deriva da cortile del castello, infatti in questa zona incolta una volta si provvedeva solo alla cacciagione e alla raccolta di prodotti che servivano alle cucine del castello della contessa della zona. Su questo parco di 32 ettari vi sono 7 milioni e mezzo di bulbi, di cui 4 milioni di tulipani di 100 varietà diverse, il più grande del mondo. Nel 1949 l'allora sindaco di Lisse volle creare una mostra floreale all'aperto. In seguito ebbe talmente tanto successo che venne ripetuta ogni anno, dandogli il nome di Parco di Keukenhof. Quest'anno ricorre il 75° anniversario del parco. Piccola parentesi, perché fino adesso non avevo mai parlato, gli zoccoli olandesi nacquero nel 1200-1300, sono interamente in legno ed erano le scarpe di protezione per i lavoratori. Anch'io ho trovato il mio numero. Gli zoccoli della domenica. 47. Ciao. Ciao. Un parco magico, migliaia e migliaia di fiori diversi. Il biglietto d'ingresso costa 19,5 € a testa e il parcheggio dell'auto 8 € ed è quasi obbligatorio prenotare per trovare posto, essendo aperto solo un mese e mezzo all'anno. È sempre molto affollato. Salutiamo questo parco meraviglioso. Fantastico.
Ciao. Appena fuori dal parco, Keukenhof, questa qua è la campagna circostante. La terra sembra sabbia. Guarda che colori, eh. Guardate che spettacolo. Ci trasferiamo a nord, verso Alkmaar. Arrivati ad Alkmaar sotto la pioggia. Ponte pedonale girevole per attraversare il canale. Cena ad Alkmaar, la patatina più buona della storia, insieme allo spezzatino di manzo. Ah. Buonissima. Al secondo. È il bis. Quadratura per piacere. Dopo il mezzo chilo di patate fritte e spezzatino, 2 birre ci stanno. Birra di Alkmaar. Ore 21 in centro ad Alkmaar, c'è ancora il sole. Dopo 2 ore di pioggerellina, una birretta in un pub. Questo è il centro, 2 birrette, non si dice tutto. C'è qua. Vi faccio vedere la nostra casetta ad Alkmaar. Quelle intanto sono le scale per venire su quel piano. Si entra. Camera. E sala con angolo cottura. Carina. Con i finestroni che danno direttamente sulla via centrale. Buonanotte. Buongiorno a tutti, siamo in centro ad Alkmaar e quello alle mie spalle è il Museo del Formaggio. Qua il venerdì fanno il famoso mercato del formaggio, che noi proveremo a vedere domani a Gouda. Dei canali anche qui ne abbiamo.
mai fatto, Matte? L'effetto Amsterdam. Ah. Alle mie spalle c'è la chiesa grande, la quale una volta era cattolica, poi divenne protestante e attualmente è sconsacrata e all'interno c'è addirittura un bar con un negozio. Vediamo se si riesce a entrare. In realtà questa chiesa non è aperta ai turisti, ma l'accesso è consentito solo su invito. Per chiacchierare con chi vuoi, puoi girare dalla parte che vuoi. Ah, per girare col sole anche. Sono le sedie da bronzatura. E la chiacchiera. E la chiacchiera. Torniamo a sud, verso Kinderdik. Gioco dei voti. Punteggio alle strade. 9, Punteggio ai parcheggi. 5, Perché? 7 euro e mezzo l'ora è un po' caro. Ok. Non riuscire a uscire da un parcheggio coperto perché non sanno mai cosa chiederti, carte, credito, bancomat, eccetera. È un po' difficile. Punteggio ai mezzi pubblici. Comodi ma complicati i pagamenti anche lì. La città che ti è piaciuta di più. Il paese. Getone, La cosa più buona che hai mangiato. le patate, Quali? quelle di Alkmaar, quelle col sugo di manzo sopra. Voto complessivo a questa vacanza? 8. Cosa hai comprato? Ho fatto benzina. Poi cos'hai lì? Qualcuno mi ha obbligato a comprare un gratta e vinci olandese. Dai che vinciamo! Yuppie! Sei pronto? 16, 28. Dove sei vinto? 46. Niente. Poi dice: trovi una volta il simbolo sotto lo strato di cenere, vinci tutti i 16 importi sotto lo strato di gratta e vinci sommati insieme. Che simbolo devo trovare? Guarda sotto i soldi se c'è qualcosa. Purtroppo nessun premio, dice quello lì. Lo No, dice anche in olandese. leggi in olandese. Helaas, Gen Pries. Purtroppo nessun premio, no. Niente Che di peccato. nuovo. Adrusco. Ripartiamo. Ciao ciao. Ciao. Da Alkmaar siamo arrivati a Kinderdik, sito UNESCO. Vi portiamo a vedere i famosi mulini a vento olandesi. I primi mulini sono del 1700, inizialmente andavano solo a vento e poi sono andati elettrici e fino a 20 anni fa hanno funzionato e servivano per drenare l'acqua da questi terreni. L'ingresso al sito è gratuito. È possibile visitare un mulino all'interno, però alle 17 chiude. Entriamo nel mulino, sentite il rumore del vento. Entriamo. Guardate che ingranaggi.
scalette ripide. Ci troviamo al piano intermedio del mulino a vento. Qua dormivano i bambini, avevano le loro due cuccette, una lì e una lì, dove dormiva più di un bambino in ogni letto. Si può sentire dal rumore come dormivano allora. Non so se si sente dal microfono, ma il mulino deve essere in funzione e c'è un frastuono e ovviamente non c'è il riscaldamento. Saliamo al secondo piano. Il mulino a vento funzionava così. Il vento faceva girare gli ingranaggi ai quali erano collegate delle pale che spostavano l'acqua dove si voleva mandare. Siamo nel granaio. Sentite il frastuono degli ingranaggi in movimento. Scendiamo. Bello. Questa era la stanza da bagno improvvisata con brocche e ciotole e i vestiti della famiglia Eck, che erano i proprietari del mulino. La loro vita si svolgeva qua dentro. Questo piano è chiamato sottopavimento ed è dove giocavano e dormivano i bambini. L'altezza è questa qua, io sono seduto. Qua c'era la cuccetta dei bambini e l'unica cosa che li separava dai macchinari in movimento era quella paretina di legno blu. Il piano terra del mulino era composto dal soggiorno con la cucina, infatti era l'unico ambiente riscaldato, e dal letto dei padroni del mulino, marito e moglie, con la culla soprastante. Finestra grande al piano terra, soggiorno con angolo cottura e camera padronale. Prima finestrella, la camera delle ragazze, la seconda finestrella, camera dei ragazzi e giochi, ultima finestrella, granaio e sala degli ingranaggi. Che dire, bellissima gita nel 1738. Lasciamo questo posto fermo a un'altra epoca per tuffarci nella cittadina del formaggio, Gouda. Andiamo. Arrivati a Gouda. Questo è il nostro appartamento in centro. Entriamo. Casa d'epoca. Totalmente ristrutturata. Guardate che bello il tavolino con un visto. Qua c'è il salotto, il letto,
Cucina nuova di pacca, con l'acqua a 100 gradi che esce direttamente dal lavandino apposta, dal rubinetto apposta, potabile, e bagno. Appartamento da 10 lode. Che cucini? Bulgur e riso rosso con pomodori secchi e olive verdi. Buon appetito. Buon appetito da Gouda. Ciao. Gouda by night. La piazza centrale. Il municipio gotico di Gouda del 1450. Buongiorno a tutti, in questa ultima giornata dei Paesi Bassi siamo a Gouda, dove si svolgerà il mercato del formaggio. Andiamo. La storia della città ebbe inizio nel 1150. In quest'epoca gli edifici sono ancora realizzati in terriccio e legno e paglia. Inizia la costruzione del nuovo municipio. La forma del mercato e degli edifici attorno ad essa è già chiaramente visibile. Questo è il municipio che si vede al centro della piazza. La pesa del formaggio sarà costruita proprio dietro il municipio. Il famoso mercato del formaggio. Qua pesano, controllano la qualità e poi vendono al pubblico. Cioè una volta a settimana. En u ziet daar de Sint-Ankerk met de mooiste gebrandschilderde ramen die u kunt voorstellen. Daar maakt u zeker even kijken. Nu moet ik even kijken. Zou eens een keer de namen doen. Maar links voor. Hij rijdt je ver hoor. Doorlopen. Leo. Als je nou afvalt, dan staan ze terug bij je. Precies. Oh, niet boven de kaart komen. Lancia al volo. Ja? Questo formaggio è buonissimo. Vergeet u even Thank niet you. het kaasramen.
Viva il Gouda! Il Gouda è buono! I dolcetti tipici. This? Yeah. One? Yeah. 10,50 wordt die nou, ja? Anything else? No, it's okay. 50. Ja. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Tiens, regarde, il n'y a personne. Ce l'abbiamo fatta. Un bastone di pasta sfoglia col formaggio. Ah. Il municipio di giorno. Siamo dentro al vecchio municipio della città e questa sala fino al 1855 è stato il tribunale della città, come si vede anche dal bassorilievo che rappresenta la giustizia. Siamo nei sotterranei dove una volta veniva venduta la carne per la città. Questa è la stanza del sindaco. Fai ciò che devi fare. Questa sala fino al 1939 era l'abitazione della segretaria del sindaco e adesso è sala di ricevimento. Sono qui oggi riunito per invitarvi a iscrivervi al mio bellissimo canale. Grazie. Grazie. La seduta è chiusa. Questa è la stanza dove si svolgeva il consiglio comunale e venivano celebrati i matrimoni. Da sulla piazza. Beste paard van stal. Formaggio, formaggio. Ze zijn weer in het bankgebouw geweest. Zo gaat het, hè? Dan worden ze weer gewonnen. A voi il mercato. Con questa ultima immagine salutiamo Gouda, ultima tappa del nostro tour dei Paesi Bassi. Ciao! Fine del viaggio nel punto dove è iniziato. La riconsegna dell'auto. Ciao ciao Olanda.